Benvenuti cari spettatori. Oggi vi racconto una storia che ha scosso il mondo della musica alla fine del XX secolo. Si tratta del duo pop Milli Vanilli e del loro clamoroso scandalo del playback che ha distrutto una carriera che sembrava destinata al successo. Tutto iniziò nel tardo decennio degli anni '80, quando il produttore discografico Frank Farian decise di creare un gruppo musicale che incarnasse perfettamente il concetto di pop commerciale dell'epoca. Fab Morvan e Rob Pilatus, due ballerini di grande fascino, furono scelti per diventare il volto di Milli Vanilli. Con le loro mosse di danza e un'immagine accuratamente costruita, catturarono l'attenzione dei fan in tutto il mondo. Tuttavia c'era un segreto ben custodito. Morvan e Pilatus non cantavano realmente le canzoni che eseguivano. La loro musica scalò rapidamente le classifiche con singoli come Girl You Know It's True e Blame It on the Rain, portando a una vittoria ai Grammy nel 1990 come miglior nuovo artista. Eppure, durante un'esibizione dal vivo su MTV nel 1989, un problema tecnico mise a nudo il loro segreto. La base preregistrata iniziò a saltare, lasciando Morvan e Pilatus in un silenzio imbarazzante davanti a migliaia di fan. Fu un segnale d'allarme che qualcosa non quadrava. Milli Vanilli non fu solo un gruppo musicale, ma un fenomeno culturale che incarnava l'estetica e il suono dell'epoca. Morvan e Pilatus, con i loro lunghi dreadlocks e il guardaroba alla moda, divennero rapidamente icone di stile. Il loro album di debutto non solo includeva brani orecchiabili, ma era anche accompagnato da video musicali innovativi che li facevano apparire come veri artisti. Nonostante il successo, le voci su Milli Vanilli iniziarono a circolare nel backstage dell'industria musicale. Tecnici del suono, musicisti di sessione e addirittura fan attenti cominciarono a notare discrepanze tra le performance dal vivo e le registrazioni in studio. Questi sospetti crebbero fino a diventare domande aperte sull'autenticità del duo. Il 15 novembre del 1990, non più in grado di nascondere l'inganno, Frank Farian rivelò al Los Angeles Times che la voce che il pubblico amava non era quella di Morvan e Pilatus. Questa confessione portò alla revoca del loro Grammy e a una serie di cause legali che li accusavano di frode e altri reati. Quando Frank Farian confessò la verità, il mondo della musica fu scosso. La rivelazione che Morvan e Pilatus erano solo le facce di Milli Vanilli, mentre i veri cantanti rimanevano nell'ombra, provocò indignazione e sentimento di tradimento tra i fan e l'industria. Dopo la rivelazione, le conseguenze furono immediate. Vennero iniziate almeno 27 cause contro il duo e la Arista Records, accusandoli di frode. Milli Vanilli divenne sinonimo di truffa. La loro storia fu utilizzata come monito nell'industria musicale contro l'inganno e la superficialità. Le cause legali si moltiplicarono e il pubblico, una volta ammiratore, si sentì ingannato. Morvan e Pilatus, da eroi a zero nel giro di un comunicato stampa, si trovarono a fronteggiare non solo una battaglia legale, ma anche quella personale. Morvan e Pilatus convocarono una conferenza stampa in cui dichiararono che era vero, non erano loro a cantare, ma si sarebbero iscritti ad un corso di canto e avrebbero fatto sentire a tutti di cosa erano capaci. Pochi mesi dopo furono infatti in studio di registrazione per farci sentire il risultato dei loro sforzi. Purtroppo, un disastro. Nei successivi anni, Morvan e Pilatus tentarono di distanziarsi dal nome Milli Vanilli, rilasciando due nuovi album, The Moment of Truth e Rob and Amp Fab. Tuttavia, a causa della scarsa pubblicità e dell'ombra dello scandalo, i risultati di vendita furono deludenti. Nel 1997 tentarono di ripristinare la propria immagine con un nuovo album, Back and in Attack, ma questo non vide mai la luce a causa dei problemi personali e legali di Pilatus, incluso il suo trascorso in carcere. Pilatus non riuscì a reagire all'onta della vergogna e del fallimento e sprofondò nelle dipendenze e nel malessere, arrivando a commettere furti e rapine. Venne addirittura preso a colpi di mazza da baseball durante un furto d'auto, finendo poi ricoverato. Il suo amico e socio di disgrazia Morvan cercò di aiutarlo pagandogli una riabilitazione e il gruppo provò a rinascere organizzando un tour di comeback, ma Pilatus si dimostrò troppo fragile e venne trovato morto nella sua camera d'albergo a soli 32 anni per un'overdose di alcol e farmaci proprio la sera prima del rilancio dei Milli Vanilli. Morvan, invece, non scomparve dalla scena.
Continuò a fare lo speaker radiofonico, incise un altro album e racconta tuttora, in lunghe interviste, di come un sogno mescolato ad ambizione e ingenuità possa trasformarsi in tragica caduta. Oggi fa il DJ, scrive, disegna abiti, dipinge e racconta in modo toccante la perdita dell'amico Rob. Sulla vicenda musicale e umana dei Milli Vanilli sono stati iniziati diversi progetti cinematografici, a oggi mai giunti a compimento. Il produttore Farian, l'uomo dal tocco magico inversamente proporzionale alla sua statura morale, è rimasto attivo nel mondo della musica, elaborando persino un musical con i pezzi dei suoi vari progetti. Musical, ovviamente, di successo. È vero che i Milli Vanilli cantassero sempre in playback, ma le loro esibizioni erano spettacoli veri e propri, e la gente ne andava matta. E di sicuro chi comprava i dischi non lo faceva per la foto in copertina, ma per ascoltare le canzoni. Lascio a voi decidere se i Milli Vanilli siano stati puniti troppo severamente per quello che hanno fatto o no. Ciò che è certo è che non sono stati né i primi né gli ultimi a rendersi protagonisti di questo tipo di inganno. Nella storia della musica pop e dance vi sono stati altri casi simili. Uno famoso è quello dei Boney M, in cui il frontman Bobby Farrell non era la stessa persona che cantava nei dischi. E sapete chi cantava realmente? Frank Farian, proprio lui, il produttore dei Milli Vanilli. La storia dei Milli Vanilli è stata un viaggio tra vertiginosi successi e profonde cadute, tra verità nascoste e rivelazioni che hanno cambiato per sempre il mondo della musica. Il loro racconto è una testimonianza potente dell'importanza dell'autenticità e dell'integrità, sia nell'arte che nella vita. Se questa storia vi ha colpito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per scoprire altre storie affascinanti come questa. Lasciate un like se avete trovato questo video coinvolgente e condividete i vostri pensieri nei commenti. La vostra partecipazione ci aiuta a portare alla luce altri racconti importanti e ad arricchire il nostro viaggio attraverso la storia. Grazie per averci seguito fino a qui. Rimanete sintonizzati per il nostro prossimo video, dove continueremo a esplorare le storie che hanno segnato il mondo. A domani!